Weiß Bescheid. Intendo. Buongiorno, mi chiamo Gori Spartaco, sono un collezionista di antiche radio. Collezionare antiche radio è una cosa che viene fuori dal proprio istinto. Quando gli oggetti diventano d'epoca è perché è passato molto tempo dalla loro produzione, loro sono ancora belli da vedere e ci sono appassionati che ne tengono le tracce, quindi ne tengono la collezione. Alle mie spalle vedete qualcuna delle mie radio che appartengono appunto a questa grande gamma che si può riassumere in tre parti. Prima, le radio degli anni 30, prima della guerra, dopo la guerra e le radio transistor. Per esempio qui vediamo delle radio a cupola, a cattedrale, sempre a cupola, cattedrale, e anche delle radio a transistor che naturalmente si diventano miniaturizzate col passare del tempo. Questa è del 64. Ecco un'altra radio transistor, anche questa degli anni 60, che come vedete è una copia del mappamondo. Tutto nacque quando Guglielmo Marconi fece i primi esperimenti e cominciò a dare la possibilità di ascoltare la voce e la musica ad un'enorme distanza senza l'uso dei fili. E quindi negli anni 20 questo era già possibile, però le prime radio non avevano elettronica interna perché non erano ancora alimentate a corrente e non potevano quindi amplificare, e si ascoltavano con un sistema detto a galena tramite delle cuffie collegate allo stesso apparato. Negli anni 30, con l'avvento dell'elettronica e delle prime valvole, che erano dei tubi per potenziare il segnale, per amplificarlo, l'introduzione quindi di un altoparlante, che era una membrana che faceva udire il suono, si poté inserire nel nostro pezzo di legno antico l'elettronica per fare in modo di ascoltare questi segnali. Le prime radio degli anni 30 che comprendevano l'elettronica e l'altoparlante sono quelle più importanti perché sono le più lontane nel tempo, quindi sono le più difficili da trovare, forse sono anche le più belle perché il legno era trattato in modo che fosse un bel mobile anche da vedere. La costruzione di queste radio degli anni 30 è solitamente verticale con dei display per cercare le stazioni chiamati numerici. Queste radio avevano quindi tre forme principali: a cattedrale, a cupola e quindi oppure a parallelepipedo. Negli anni 40 si rivoluzionò il mercato della radio perché si introdussero prima di tutto le nuovi tipi di valvole molto più affidabili e di produzione americana, quindi cambiarono anche le forme. La produzione fino agli anni 50 quindi continuò cambiando forme e indirizzi, però la costruzione delle radio fu comunque fatta di soliti materiali, cioè bacchelite, plastica e legno. L'avvento più importante fu alla fine degli anni 50, quando si introdusse la possibilità di ascolto della frequenza modulata, cioè FM. Prima si ascoltavano essenzialmente onde medie, onde lunghe e onde corte. Quindi diciamo che le FM, che sono la radio, la frequenza che ascoltiamo anche oggi, è nata alla fine degli anni 50, quando l'introduzione di nuovi tipi di valvole, molto più piccole, contribuì anche a ridimensionare questi oggetti e a farli più potenti. Poi l'avvento del transistor, agli inizi degli anni 60, rivoluzionò un'altra volta il mercato, rimpicciolendo ulteriormente le radio, portandole fino alla famosa radiolina che tutti avevamo in tasca. Riassumendo, quindi, diremo che se volete veramente essere dei collezionisti dovete pensare, quando raccogliete questi materiali, a tre cose importanti, cioè le radio degli anni 30, che sono sicuramente le più famose, le più ricercate, quelle degli anni dell'immediato dopoguerra e quelle a transistor. Quindi dividiamo in tre questo settore di ricerca. Quando portate a casa una radio, il mio consiglio è di non accenderla assolutamente, perché probabilmente è ferma da molto tempo, l'elettronica subisce dei deterioramenti sensibili, soprattutto la vecchia elettronica. Quindi se potete smontatela, pulitela, mettete a posto il legno, ma non accendetela se non siete dei esperti di elettrotecnica. E se volete considerare questa cosa, affidatevi a qualcuno che lo sappia fare. Vi consiglio quindi di seguirci su questo canale perché noi parleremo di una radio in ogni puntata, una radio speciale, particolare, partire appunto da quelle degli anni 30 e fino ad arrivare a quelle a transistor. Weiß Bescheid. Intendo.